Buongiorno e benvenuti a tutti. Siete qua insieme a me su Quadrata, il mio canale dedicato al mondo dell'IT e dell'open source soprattutto, e anche questa settimana andremo a parlare di Zabbix. Perché? Perché tramite la nostra community di Zabbix molto folta, che vi ricordo Zabbix Italia su Telegram, mi è arrivata la richiesta di parlare del famoso pre-processing, item pre-processing, che effettivamente non avevamo mai discusso in questi appuntamenti, e quindi andiamo a vedere un po' di che cosa si tratta. Mi faccio aiutare sempre dalle mie fantastiche slide per darci un minimo di contesto, ok? Perché innanzitutto, prima di partire dal pre-processing, dobbiamo capire che cosa sono gli item all'interno di Zabbix. Gli item sono le metriche, quelle che normalmente e comunemente troviamo in qualunque strumento di monitoraggio, ovvero i dati che vogliamo raccogliere, ok? Quindi tipo la CPU, quante CPU ci sono, a quale carico è la mia CPU in questo momento, la memoria totale, la memoria percentuale libera, il file system, no? Quanto è pieno, quanto è libero, eccetera. Queste sono le metriche per Zabbix, ma per qualunque tool di monitoraggio. In Zabbix normalmente noi le chiamiamo item, ok? Quindi questo è il principio fondamentale. Quindi in generale un item è qualunque cosa che vogliamo tenere sotto controllo e portarci all'interno del database di Zabbix. Chiaramente tutte queste informazioni le trovate sempre sul sito ufficiale di Zabbix sotto la documentazione, quindi mi raccomando, se magari non vi torna qualcosa ne possiamo parlare sempre all'interno della nostra community, ma comunque c'è tutta la documentazione online. A detto ciò, che cosa serve il pre-processing? È un qualcosa che va ad aggiungersi al collezionamento dei dati. Quindi io quando prendo il dato me lo devo portare all'interno del database di Zabbix, ma prima di far questo abbiamo il pre-processing, cioè un metodo per trasformare il dato in ingresso in qualcosa di nuovo. E questo è molto utile, lo capirete più avanti perché è utile, ma sappiate che attualmente, perché poi anche nelle varie release di Zabbix queste funzionalità sono sempre aggiunte e continuano a crescere, però per adesso abbiamo già un bel set piuttosto completo, quindi possiamo andare a fare dei banali trim, quindi pulire il dato a destra e a sinistra, fare un classico find and replace tramite funzioni semplici o tramite regular expression. Possiamo estrarre dei dati tramite JSON path o XML path. Possiamo calcolare tramite delle funzioni semplici tipo moltiplica o dividi per 2, oppure possiamo andare a sfruttare il codice JavaScript per farci un po' quello che vogliamo, perché poi mettete il codice, quindi può essere da un banale calcolo a delle REST API per arricchire il dato, potete fare un po' quello che volete. E questo è tanto per darvi qualche informazione. Altra cosa secondo me molto importante è che c'è un percorso di validazione del dato, perché va bene collezionare tutto, però è fondamentale anche avere sotto controllo cosa stiamo monitorando. Quindi se io mi aspetto di ricevere dei valori tra 0 e 100, se ricevo 250.000 è un valore sballato, e quindi voglio controllare all'ingresso se il valore è nella norma o è fuori norma. Se è fuori norma lo tratterò in maniera speciale, ok? Quindi è molto importante questa cosa. Oppure un'altra cosa molto utile è che magari non tutti sanno, è che Zabbix è in grado di leggere direttamente i dati esposti da un Prometheus exporter. Quindi normalmente chi ha mai visto come sono fatti sono praticamente un endpoint HTTP che presenta dei file di testo, cioè scusate, dei file del testo formattato in maniera particolare. Questa maniera particolare di rappresentare il dato è intellegibile da Zabbix in maniera semplice, e quindi potete
interagire e portarvi a casa dei dati direttamente esposti da queste soluzioni senza fare molta fatica. Quindi è molto interessante. Un esempio pratico dove le troviamo questi pre-processing step? Le troviamo all'interno della creazione dell'item, quindi quando uno fa create item, nel primo tab ci sono le informazioni dell'item, ma nella parte qua, vedete pre-processing, qua c'è la catena di trasformazione del dato, ok? Quindi qui cosa possiamo fare? Possiamo mettere più step di trasformazione, perché magari, come vedete qua in questo caso, non è solo utile un unico step, ma ci serve una sequenza di operazioni. In questo caso va a lavorare sui change per second e poi attribuire un fattore di divisione in questo caso, ok? Perché 0 punto va a dividere. Come funziona il pre-processing? L'abbiamo detto prima, ma sostanzialmente vi faccio vedere tutta la catena di come viene interpretato da Zabbix dall'inizio, dalla fase di collezionamento, fino a quando viene salvato all'interno del database. Quindi io prendo il dato tramite agente, tramite SNMP, tramite uno script, quello che volete, il dato è grezzo, viene passato all'interno, per esempio, di un proxy, e in questo caso il proxy si prenderà carico delle analisi di pre-processing, ok? Quindi sarà direttamente il proxy che andrà a pulire il dato in base a quello che abbiamo noi definito qua dentro, per poi spedirlo pulito allo Zabbix server, che a questo punto non andrà a fare nulla di speciale se non che analizzarlo eventualmente per dei trigger, per delle soglie, ma nella prima fase andrà a prenderlo e spostarlo all'interno del database, ok? Così come trasformato. Quindi non mi porto a casa tutto il dato grezzo, mi porto solo quello che mi interessa andare a prendere veramente. E questo vuol dire molto perché, per esempio, qua abbiamo qualche esempietto facile ed capitava, cioè fino a tanti anni fa, 4 anni fa, che non esisteva il pre-processing in Zabbix, noi avevamo dei dispositivi che interrogati mi davano la temperatura con anche la lettera che intendeva gradi Celsius, ok? Chiaramente era un problema perché se io me l'andavo a salvare in questa formula qua era una stringa e non potevo utilizzarla per farci dei grafici o per fare delle soglie che se superava i 37 gradi per esempio mi faceva accendere le lucine, ok? Quindi in Zabbix adesso che abbiamo i preprocessor possiamo usare una regular expression con questa sintassi e facendo così noi possiamo andarci a prendere il primo capturing group, quindi in questo caso è formato da valori numerici e quindi mi vado a pulire la parte dei numeri dalla parte di stringhe. Oppure in una maniera più semplice faccio un bel right trim e gli tolgo la C, ok? E quindi mi vado di nuovo a salvare il valore intero. Oppure, come abbiamo visto prima, vado a fare una moltiplicazione o una divisione, ok? Quindi questi sono vari esempi più semplici e che possono capitare il più delle volte. Qualcosa di pochino più complicato ed è consuetudine ad oggi, devo dirvi la verità, è operare con dei JSON o con dei file XML o comunque output XML o JSON. In questo caso noi possiamo operare tramite l'XPath o il JSONPath con queste strutture qua, con queste sintassi qui e ci possiamo andare a prendere proprio quello che vogliamo in maniera puntuale perché sono molto potenti i JSONPath, quindi possiamo andare a dire prendimi tutto quello che si chiama così di questo ramo specifico, addirittura qua mi va a dire prendimi tutti i libri che costano meno di 30, ok? Quindi è molto potente e versatile il JSONPath e l'XMLPath. Un altro esempio molto utile è l'utilizzo di codice JavaScript. Uno dice ma perché? Perché mi dà quel grado di flessibilità sia con calcoli complessi, perché se devo normalizzare un valore particolare seguendo delle dinamiche un pochino particolari ho bisogno di avere la flessibilità di un codice più completo. Oppure se devo arricchire dei dati
Anche quello è molto utile perché all'interno del JavaScript io posso fare delle curl e andare a prendere dei dati da un endpoint esterno e sommarli, moltiplicarli, aggiungerli a quelli che ho collezionato in real time. Ok? Capite quanto effettivamente ci può essere d'aiuto il JavaScript. Vi faccio vedere anche un esempio di preprocessing nell'ambito degli item di tipo master and dependent, ok? Se noi andiamo a collezionare, per esempio, un item che mi fornisce magari un insieme di informazioni e quindi mi voglio poi creare dei dependent, quindi dei figli derivanti da questo item principale, l'unico metodo è con i preprocessing. Perché? Perché il preprocessing andrà a fare che cosa? Andrà a filtrare il dato sfruttando delle regular expression, per esempio. Quindi io avrò un item che mi tira fuori un mappone di roba e poi con una regular expression per ogni specifico item che mi interessa estrapolare mi faccio una regular expression e capite che è molto, molto comodo e molto efficace. Chiaramente, come tutte le volte, vi consiglio comunque di dare un'occhiata alla documentazione ufficiale perché è piuttosto esaustiva. Vi faccio anche vedere qui sul loro sito, c'è una trattazione dedicata al preprocessing, molto teorica, che vi spiega tutti gli step che fa lo Zabbix prima di poterlo posizionare all'interno del database. E poi chiaramente invece ci sono le spiegazioni più semplici che vi indicano su come andare a configurarlo all'interno di un item, con qualche esempio e con il dettaglio delle funzioni che vi ho illustrato prima, ok? Quindi c'è una parte un pochino più prolissa che vi è molto utile se dovete lavorarci più seriamente. Vi farei però vedere qualche esempio live, ok? Vi ho detto prima che si applicano i preprocessing agli item, quindi o andate qua e fate create, mettete il nome dell'item, un item key, la tipologia di item e poi andate a configurare qua dentro i vari preprocessing. Ma vi faccio vedere un esempio che mi sono fatto io in precedenza, quindi questo qua vabbè, è totalmente un esempio, ok? Era tanto per farvi vedere come funziona. Quindi io posso, la cosa anche interessante è che potete testare tutto semplicemente, ok? Quindi io qua mi aspetto di fare un preprocessing di tipo JSON path, quindi io gli dico, senti, facciamo un test, il valore lo posso collezionare direttamente dall'host a cui ho assegnato questo item, oppure se non ce l'ho e ho bisogno di testarlo a tavolino, io metto qua dentro il mio JSON, ok? E poi magari però dovevo anche andare a creare una regoletta, ok? Vado a prendermi un JSON path, qua nei parametri vado a mettere una sintassi del JSON path che va a estrapolarmi il titolo del libro numero 2, quindi io prendo qua, qui ho la mia collection di informazioni, faccio apply, test, e come al solito vedete che quando c'è da fare bella figura non funziona mai nulla, però andiamo a vedere, magari c'era un piccolo errore di ok, c'erano degli spazi in più. Ok, vedete qua che mi è andato a prendere il titolo del libro numero 2, ok? Poi questo qua io me lo posso prendere, gestire come voglio, all'interno magari di più step, perché ne posso creare quanti ne voglio e come vedete qui abbiamo un bel numero di opzioni, ok? Dalle più semplici alle più complicate, ok? Quindi vi potete un po' sbizzarrire. Un altro esempio che è un pochino più semplice da un punto di vista, però fa uso di JavaScript, è questo qua che alla fine io cosa gli ho detto qua a Zabbix? Gli ho detto prendi il valore in input, quindi value e il valore in ingresso che proviene dal collezionamento tramite lo Zabbix agent o un SNMP, quello che è, ok? Quindi è il dato di input, quindi gli dico fai tornare, quindi ritorna il valore che ti ho mandato meno 32 per 5 diviso 9, ok? Quindi un calcolo.
Quindi io voglio testarlo, metto il valore qua dentro, ci metto 50 e poi faccio test. Vedete che ha fatto quello che doveva fare, ok? Quindi è veramente molto potente. Io vi ho fatto vedere il test solo di uno step, ma se io avessi più step, e qua ci metto un calcolo, cerchiamo custom multiplier, lo moltiplico ancora per 2, voglio testare tutti gli step, faccio test all, qua vado a inserire il mio valore di ingresso, 50, e poi gli dico testa. Vedete qua lo Zabbix mi dice che al primo step il valore è diventato 10, al secondo step, che era la moltiplicazione, è diventato 20, perché gli ho detto moltiplicalo per 2, ok? Quindi se aveste più step molto più complessi, per ogni singolo step potreste capire cosa sta succedendo. Magari si inceppa allo step numero 3, però almeno dite ok, i primi 2 step funzionano, il problema sta nello step numero 3, ok? Quindi è molto molto utile. Detto ciò, ragazzi, ci sarebbe da dire molto di più, però questa è innanzitutto una prima sgrossatura di che cosa sono i preprocessing. Se avete chiaramente delle domande in più, fatele qua sotto nei commenti. Non dimenticatevi di darmi un bel like se vi è piaciuto il video e ci vediamo magari nella community Zabbix Italia su Telegram, ok? Quindi per approfondimenti o per scambiarci anche solo 2 saluti, iscrivetevi alla community italiana di Zabbix su Telegram. E per questa settimana è tutto e ci vediamo al prossimo appuntamento. Ciao a tutti!